La mia storia con l'etnobotanica, come molte cose che accadono nella nostra vita, nella mia devo dire che sono casuali, sia l'amore per la botanica sistematica, sia per l'etnobotanica che è venuta poi di conserva. L'amore per la botanica sistematica è venuta perché andando in giro con amici per passeggiare, loro mi chiedevano, io ero giovane studente di agraria, mi chiedevano di continuo, ma che pianta è questa, che pianta è quella? Io non lo sapevo mai. A un certo punto, per sfizio, dissi, ma fammi capire come si chiamano le piante, come si imparano a riconoscere. Diciamo, gli aspetti che mi hanno fatto poi definitivamente innamorare di questa disciplina, e chi ha seguito il corso con me lo ricorderà bene, è stato il contatto con le persone, in particolare con le persone anziane, che è stata un'avventura, ed è tuttora un'avventura bellissima, perché per diversi aspetti. Uno proprio squisitamente umano, le persone anziane hanno un grande desiderio di raccontare, però hanno anche poche persone che li ascoltino. Io scherzo sempre dicendo che per essere un buon etnobotanico non bisogna essere astemi, o almeno non come me bisogna bere il caffè, perché, e questo è un altro aspetto poi tutto sommato bello, l'ospitalità nella civiltà rurale è assolutamente sacra. Rifiutare l'ospitalità è, come dire, come se fosse un segno di superbia per loro, per cui appunto quando si entra in quel minimo di familiarità, la prima cosa che accade è che dicano ho pigliato un caffè e dico no grazie, non bevo caffè, e allora pigliatevi nata cosa. E l'altra cosa è generalmente un liquore, che sia il liquore di limoncello, che sia il liquore soprattutto di finocchietto, che sia il nocillo, e che a volte venivano sommati fra di loro. E permettetemi questa digressione scherzosa, mi ricordo delle interviste fatte in Cilento, diciamo ero più o meno la seconda, terza intervista della giornata verso mezzogiorno ed ero, non dico completamente ubriaco, ma quasi, il che, come dire, ha reso ancora più divertente e leggero questa meravigliosa avventura di entrare nelle case di persone veramente meravigliose e di cui diciamo, conservo un ricordo assolutamente indelebile. L'ultimo aspetto di grande tenerezza, perché vi ripeto, la parte delle interviste la ricordo come un'immensa, con un'immensa tenerezza, era il vabbè, ma io che saccio, che è la frase iniziale, credo, del 99% delle mie interviste, e lì bisogna, come dire, assecondarli. Vabbè, quel poco che sapete, e loro cominciano, ti dicono due o tre cose, un po' perché veramente non se lo ricordano, un po' perché quasi hanno vergogna. A quel punto entra, come dire, la tecnica. Vi ricordate che durante il corso io vi ho detto che le interviste sono quelle semistrutturate, nel senso che gli si lascia liberi di parlare, però ogni tanto gli si dà un'imbeccata e lì poi viene la magia, perché poi basta dire ma la camomilla, ah sì sì la camomilla, e poi, e vi assicuro che in un'intervista non vengono mai citate meno di 20-30 specie. Da un lavoro fatto da un collega di Roma che ha analizzato quante specie vegetali spontanee vengono utilizzate per la preparazione di quelle che lui chiama misture, cioè insalate o zuppe. In Italia vengono utilizzate circa 280 specie. Diciamo che vengono citate perché dopo vediamo la differenza fra citato e utilizzato. Recentemente e in questo momento in revisione un lavoro che ho fatto insieme ai colleghi il professore Sacchi, la professoressa Lanzotto e il professore Bonanomi, in cui ho analizzato il contributo delle specie spontanee alla dieta mediterranea. Quindi ho preso in considerazione le popolazioni
rurali della fascia costiera campana, partendo quindi dal litorale domizio, finendo al basso Cilento, passando ovviamente per la costiera sorrentina e amalfitana. Ebbene, nel corso di questo lavoro abbiamo intervistato circa 70 persone che ci hanno restituito 85 specie citate. Dico citate e non comunemente utilizzate perché c'è una bella differenza. Molte citazioni vengono fatte diciamo alcune citazioni vengono fatte sulla memoria. Mi ricordo che mio nonno faceva, mio zio faceva. Altre citazioni invece riguardano specie che normalmente, comunemente vengono utilizzate. Entrando un po' più nel dettaglio, si vede che tutto sommato c'è una differenza fra le varie regioni italiane e questo è intuitivamente facile da comprendere, innanzitutto perché cambiano a volte proprio i tipi di flora e poi perché molte tradizioni si tramandano oralmente e quindi diventano patrimonio culturale di una popolazione, di un agglomerato di persone. Gli usi a volte possono essere molto locali. In Campania è evidente e facile intuire che la specie più citata sia la cicoria. Ancora oggi non è infrequente in un qualsiasi spostamento in auto vedere delle anziane signore che camminano ai bordi della strada col sacchetto di plastica in mano, col cestino e capiamo che nella maggior parte dei casi stanno raccogliendo la cicoria. Cito ancora perché è una pianta fantastica, la portulaca oleracea. In Campania, nel napoletano, ma anche nel salernitano, il nome comune è pucchiacchiello o porchiacchiello, è quella pianta d'aspetto un po' di pianta succulenta che si ritrova alla fine dell'estate, diciamo dalla metà di agosto in poi, splendida con le sue foglie molto carnose, che viene utilizzata o cruda nell'insalata, prevalentemente legata all'insalata di pomodori, oppure viene seccata e poi messa sott'olio o sotto aceto. La portulaca è una pianta straordinaria perché è ricchissima di omega 3 e, oltre che tutte le altre sostanze benefiche che normalmente troviamo nelle altre piante di sostanze bioattive. Ed è una pianta che anche storicamente secondo me è interessante perché per lungo tempo ha costituito una fonte appunto di omega 3, ma proprio di nutrimento banale per le popolazioni rurali. Dovete fare un salto indietro nella memoria, nella storia. Le popolazioni rurali di 80 anni fa, immaginate l'Italia fra la prima e la seconda guerra mondiale, o l'Italia durante la seconda guerra mondiale o immediatamente dopo, le popolazioni rurali vivevano in una condizione veramente difficili anche dal punto di vista alimentare, pur potendo diciamo, provvedere in parte in maniera autonoma. Ebbene, la portulaca che veniva conservata, come vi ho detto, ovviamente non sott'olio perché quella era una risorsa importante, semplicemente essiccata e poi fatta rinvenire in acqua calda nelle zuppe, è stata una fonte nutritiva veramente straordinaria. Molto citata anche in Campania, ma devo dire che è una specie che soprattutto al nord ha più diffusione, come dire, nella cultura gastronomica, è l'ortica. Ci sono delle zone dell'Emilia Romagna dove ci sono delle preparazioni a base di ortica che fanno normalmente parte della tradizione gastronomica, però qui anche da noi l'ortica viene ripetutamente citata e le sue destinazioni sono quelle tipiche, cioè a zuppa, cioè nelle zuppe, oppure più frequentemente per ricavarne
un pesto. Poi c'è tutto il mondo delle erbe aromatiche, che è un mondo particolarmente attivo, perché da alcune che sono banali, tipo gli agli spontanei, che vengono giustamente consumati. Gli agli spontanei hanno la caratteristica di avere un sapore d'aglio ma decisamente più delicato, fino a banalità tipo l'alloro. Ehm, Però mi fa piacere citare una specie che oggi si chiama Clinopodium nepeta, un tempo si chiamava Calaminta nepeta, che è la nepetella o la mentuccia. Questa è una pianta che cresce veramente negli anfratti, tipicamente negli anfratti dei muri, ha una foglia piccolina, sembra una menta però è piccolina, e questa viene veramente sempre citata come aromatizzante e in particolare si sposa molto bene con i ceci. Poi c'è il mondo dei frutti. Questo è una realtà più, come dire, un po' più persa, perché tranne che la raccolta delle castagne, per quello che è possibile fare, perché generalmente i produttori di castagne vi sparano se andate a raccogliere le castagne, le loro castagneti, diciamo ci si riferisce prevalentemente al gelso bianco e al gelso nero, ma che ormai sono prevalentemente coltivate nei giardini, o meglio, non vengono nemmeno più coltivati perché c'è questa, come dire, questa idea che i gelsi attirino le mosche, attirino gli insetti, e quindi si è persa anche un po' la tradizione della pianta di gelso, però ancora sono residui nelle nostre campagne e vengono ovviamente normalmente raccolti. L'ultima pianta che vi voglio citare, che riguarda sempre le piante da frutto, è il corbezzolo. Ah, è simpatico perché a Napoli il corbezzolo lo chiamano le sovere pelose, cioè le sorbe pelose. Il corbezzolo, che è una pianta strettamente mediterranea, cresce sui suoli più acidi, come tutte le ricacee, ha la caratteristica di avere sempre, quasi sempre insieme, fiori, frutti e foglie, che sono bianchi, rossi e verdi. Per questo motivo, durante il periodo risorgimentale, addirittura questa pianta diventò simbolo dell'Italia. Beh, il corbezzolo viene raccolto e mangiato tal quale, oppure per la preparazione di confetture. È simpatico ricordare il nome. Il corbezzolo si chiama Arbutus unedo. Linneo ovviamente ha dato questo nome, ma lo mutua da Plinio, che raccomandava di mangiarne uno solo, unum edo, per evitare disturbi intestinali o disturbi di stomaco. Preparazioni tipiche della Campania con erbe spontanee, ne abbiamo prevalentemente tre codificate, e sono la minestra maritata, la minestra terrana, che sono tutto sommato abbastanza simili, solo che mentre la minestra maritata è caratteristica della zona del napoletano e del casertano, la minestra terrana invece è una preparazione tipica del Cilento. La base di queste minestre è più o meno comune. Abbiamo la cicoria, la borragine, l'ortica, ehm, e altre specie che poi vengono aggiunte in base, diciamo, sia alle disponibilità stagionali, sia alle disponibilità locali. Ehm, Queste sono, diciamo, prevalentemente zuppe che vengono consumate in due momenti dell'anno particolari, cioè a Natale e a Pasqua, però gli intervistati riferiscono che vengono mangiate anche in altri periodi dell'anno. Ehm, A queste specie che ho citato di base poi vengono aggiunte via via anche specie abbastanza particolari, che fossero gli asparagi selvatici,
piuttosto che per esempio in Cilento aggiungono i giovani getti del pongitopo Ruscus aculeatus, che viene citato anche, diciamo, per un'altra preparazione, cioè vengono sbollentati per far perdere l'amaro e poi fatti in frittata. Quello che mi diverte citare invece è una preparazione molto locale, in una situazione molto puntuale. Esiste un piccolo centro abitato che si chiama Lentiscosa, che è vicino Marina di Camerota, e qui in realtà coltivano una pianta spontanea che è il Latirus cicer, che quindi è un legume. Questo legume viene poi trasformato in farina, aggiunto ad altre farine, si fa una specie di polenta, e questa prende il nome di marracucciata. Ehm, Questi trancetti di polenta vengono velocemente fritti poi con aglio e peperoncino. Credo che nel napoletano questi pezzetti di polenta fritta prendono il nome di scagliozzoli o qualcosa del genere. È interessante perché questa preparazione è puntuale, cioè la troviamo soltanto in questa zona della Campania e non viene citata in nessun'altra zona d'Italia. Faccio un salto regionale perché mi è capitato di mangiarla in Toscana, ospite di una famiglia contadina, la ribollita. La ribollita, come dire, è una versione un po' più complessa di queste zuppe, che viene fatta con una base prevalentemente di spinaci, di fagioli cannellini, di pane raffermo, a cui però vengono aggiunte, così come noi facciamo per la minestra maritata o come per la minestra terrana, vengono aggiunte le specie che sono disponibili a quel momento nei campi. Ehm, Nella mia personalissima pratica ho provato a fondere, diciamo, le due tradizioni, preparando delle zuppe, aggiungendo appunto specie come la borragine o la stessa ortica, ottenendone, devo dire, dei risultati ben soddisfacenti. E questa è una domanda, diciamo, che contiene in sé un problema storico, sociale, culturale, eh, perché la raccolta delle piante spontanee per le persone più anziane era diventata di fatto la memoria di un periodo di povertà, e in particolare quello legato alla seconda guerra mondiale e all'immediato dopoguerra. Ehm, Raccogliere ancora in campagna le erbe spontanee era come riavvolgere un nastro della memoria che non si aveva particolare piacere di riavvolgere. E, però è un discorso un po' complicato, nel senso che è come se ci fosse una sorta di vergogna a dirlo. E poi, indagando bene, in realtà queste persone, quelle molto anziane, quelle che avevano vissuto quel periodo storico, le piante le continuavano e le continuano a raccogliere, soltanto che è come se non lo volessero dire, perché è come se fosse una dichiarazione di povertà. E quindi capite che è un discorso abbastanza sottile. Cosa ha portato in sé? Che questo nascondersi, questa vergogna, ha fatto sì che poi la tradizione non sia stata del tutto tramandata, per cui le giovani generazioni non erano messi al corrente della pratica della raccolta e del consumo delle piante spontanee. D'altro canto, però, mi fa piacere dire che stanno sorgendo addirittura delle scuole che
insegnano il riconoscimento e la raccolta delle piante. E qui devo, diciamo, enormemente sottolineare il punto critico di tutto questo. Se uno di voi domani decide che, ah, che bello, voglio raccogliere le piante in natura perché fa molto figo, e come fa? Il rischio concreto è che o prende delle cose immangiabili o nella peggiore delle ipotesi si avvelena o si intossica. Il problema è la conoscenza. Ehm, le vecchie generazioni avevano una conoscenza molto precisa delle piante, erano in grado di riconoscere molto bene, anche da pochi caratteri, le specie buone e distinguendole dalle specie non buone intendo sia dal punto di vista del consumo sia dal punto di vista tossicologico. Però queste scuole che diciamo con un termine molto alla moda fanno foraging, stanno raccogliendo sempre più adepti, però al di là di queste scuole, diciamo che forse sono anche un po' fighette, è vero che in diverse zone dove sono state o dove sono stato a fare interviste ho incontrato ragazzi che si sono fatti insegnare dai nonni prevalentemente o da zii particolarmente avanti con gli anni questa pratica della raccolta e del consumo. E questo è un discorso estremamente interessante perché diciamo c'è una frontiera che bisogna valicare. Allora, bisogna partire dalla base di sapere, ovviamente imparare a riconoscere le piante e raccoglierle in natura, ma imparare molto bene quali sono le tecniche tradizionali di- di processamento dei materiali e di cottura. Quindi, detto in soldoni, bisogna conoscere bene quali sono le vecchie ricette. Però queste vecchie ricette potrebbero non essere vincenti oggi su un mercato della gastronomia. Che cosa bisogna fare? Capire qual è il modo per associare queste specie ad altri prodotti per migliorare ehm, ehm, le proprietà nutrizionali o sensoriali di queste erbe. Per esempio, ridurre l'amarezza. Noi sappiamo che l'amarezza in realtà porta in sé benefici per la salute, però possono non essere gradite al consumatore. Esaltarne la componente aromatica, esaltare la parte biochimica, per esempio la biodisponibilità di antiossidanti. Ehm, e quindi bisogna studiare molto approfonditamente queste piante, capire quali sono le molecole responsabili della parte sensoriale ma anche della parte funzionale e immaginare, cioè sperimentare, immaginarle, sperimentarle e metterle in pratica tutte le tecniche di preparazione, di cottura per esaltare diciamo le molecole che sono presenti in queste piante responsabili degli aspetti sensoriali e funzionali. Questo potrebbe essere tutto sommato facile, immaginando una riscrittura delle ricette tradizionali. Perciò, dicevo all'inizio, i due step fondamentali sono ovviamente imparare a riconoscere le piante. È vero che oggi si sta andando verso
un'ipotesi di un mercato addirittura di queste piante, cioè di esperti, riconoscitori e raccoglitori che poi possono commercializzarle, addirittura queste piante, un po' diciamo come si fa per i funghi, conoscere molto bene la tradizione legata al consumo di queste piante, e a questo punto bisogna metterci uno studio specifico, che non è difficile fare perché oggi esiste una letteratura vastissima, che riguarda la parte molecolare di queste piante, quindi ormai di ciascuna di queste piante conosciamo i profili aromatici, i profili biochimici, sappiamo quali sono le molecole funzionali che hanno queste piante, quali sono le labilità di queste molecole o quali sono i processi che possono esaltare queste molecole. Quindi unire questa parte strettamente scientifica, perdonatemi, strettamente biochimica con la parte gastronomica, e questo a mio parere può diventare un'arma assolutamente vincente nel ridisegnare una gastronomia mediterranea, una gastronomia locale, una gastronomia tradizionale, fra virgolette, e quindi una gastronomia che veramente attinga al territorio, perché perdonatemi quest'ultima chiosa, quando io sento parlare di territorio e poi mi si parla di pomodoro, melanzane, peperoni, io un po' impazzisco perché queste sono diventate, sì, da lungo tempo piante tradizionalmente coltivate nei nostri territori, ma non sono piante che appartengono al nostro territorio. Le piante che appartengono al nostro territorio sono quelle che vi ho citato nel corso di questa lunga intervista.